Volete conoscere tanti succulenti libri per bambini appena usciti nel mese di marzo? Questo è il video che stavate aspettando. Buongiorno a tutti, sono Federica e oggi vorrei mostrarvi 5 libri per bambini appena usciti in questo mese di marzo. Sono delle novità fresche che io ho avuto il privilegio di leggere in anteprima, ma credetemi, se vi dico che ognuno di questi libri avrebbe diritto ad un posto d'onore. Seguitemi fino alla fine per non perdervi proprio nessuna novità. E se volete potete cliccare sui capitoli per risentire i passaggi che preferite. Inizierei subito da 2 libri editi entrambi dalla casa editrice Baba Libri. Presentare qualcosa di questa casa editrice per me ha un valore molto importante, dato che grazie proprio a Baba Libri ormai quasi 10 anni fa ho intrapreso questo bellissimo viaggio nel mondo dei libri per bambini, e ancora di più presentandovi un testo di Laurioni. Il primo libro che vi suggerisco è infatti una nuova uscita molto speciale, una storia già conosciuta al pubblico dei seguaci di Leo, già letto sempre nell'edizione Baba Libri, ma che oggi rinasce in una nuova veste. Rinasce come fiaba musicale. Sto parlando di Un pesce è un pesce, un albo illustrato adatto a bambini dai 4 anni in poi che racconta la strana amicizia tra una rana e un pesce, che una volta compreso che la sua amica rana può andare a visitare il mondo anche fuori del laghetto, si avventura in un'impresa impossibile. E proprio grazie a questa amicizia speciale si salverà. È un testo sull'accettazione di sé, della propria unicità e una bella storia di amicizia. La particolarità di questa edizione però, come dicevo, è la fiaba musicale arricchita dalla voce di Marina Massironi, che legge il testo, e dalle musiche della Petite Suite di Claude Debussy, egregiamente suonate al pianoforte da Caterina Di Domenico e Rachele De Maria. È sufficiente inquadrare il QR code e la magia è compiuta. Il secondo libro, sempre edito da Baba Libri, è Ti voglio bene blu, scritto e illustrato da Barou. Stéphane Barou, che si fa chiamare solo Barou, è uno dei più acclamati illustratori contemporanei. Nato a Parigi, i suoi testi sono conosciuti in tutto il mondo e tradotti in tutte le lingue. Questo testo è indicato per bambini da 4 anni ed è una tenerissima storia di amicizia tra Jonas, il guardiano del faro, e una balena. Questa amicizia nasce in un giorno di tempesta, quando il guardiano, in preda alla furia del mare, viene salvato da Blue, la balena, che con il suo grande corpo gli fornirà un approdo sicuro. Arriverà il giorno però in cui anche Blue avrà bisogno di un aiuto, quando la plastica che avrà ingoiato per errore pensando che fossero pesci o meduse avrà riempito completamente il suo corpo. Una storia toccante perché affronta il problema dell'inquinamento dei nostri mari, del rischio che corrono oggi, ogni giorno, gli abitanti del mare e quanto sia importante salvarli. In fondo al testo c'è anche una piccola nota dell'autore su come proteggere le balene e il loro habitat. Adesso è la volta di altri 2 libri editi da Coccole Books, una realtà tutta italiana, con sede in Calabria e con un ampio catalogo di libri per bambini. Inoltre la stampa dei loro testi avviene su carta FSC, cioè certificata e riciclata, e quindi con un minimo impatto ambientale. Vi presento di questa casa editrice un piccolo romanzo per bambini intitolato I gemelli e la gatta e scritto da Daniela Valente. È un libro di circa 160 pagine e può essere letto già da un bambino di 6-7 anni in autonomia, ma anche un bambino di 5 anni lo ascolterà sicuramente con piacere. È una storia divertente con tanti significati. È anche un mistero, o forse addirittura più di uno, che ti lascia incollato capitolo dopo capitolo. Il romanzo è illustrato da Niccolò Mingolini, che con i suoi disegni dà calore alla storia. Il colore dominante è il giallo, che si addice molto a questo tipo di testo. In letteratura il colore giallo viene associato al genere letterario, il genere giallo appunto, quello del mistero, del colpevole da trovare. Non definirei proprio questo libro come un libro giallo, anche se qualche mistero da risolvere effettivamente c'è. Il giallo però è anche il simbolo della luce e della creatività. E qui in questa storia di creatività ne troviamo molta. I gemelli Giorgio e Caterina frequentano la stessa scuola, la loro mamma è un'educatrice della scuola materna e il papà è il sarto del paese. Un certo giorno alla loro scuola viene assegnato un compito un po' particolare. Ad ogni bambino viene assegnata una parola diversa. Il compito è trovare il senso di questa parola. Non ci sono altre indicazioni, ognuno è libero di svolgere il compito come meglio crede, ed è qui che si fa strada l'inventiva dei bambini, con qualche intermezzo di qualche evento misterioso. È un libro che suggerisco a tutti, bambini e genitori, ma anche a chi lavora con i bambini. Un'esperienza questa della ricerca del senso delle parole da ripetere, a mio avviso, anche a scuola. Sempre della casa editrice Coccole Books è appena uscito un albo illustrato per bambini da 3 anni in su.
Anche questa nuova uscita vede la firma di un grande scrittore francese, Bernard Friot, quello del Mondo a testa in giù per intenderci. Vi metto qualche info in descrizione. Questo libro con le illustrazioni di Thierry Mann è stato pubblicato lo scorso anno in Francia ed è una storia che racconta con semplicità e simpatia il significato di inclusione, ma anche di pregiudizio. Si tratta di Capretto e il lupo per niente cattivo. Il lupo deve essere cattivo, il lupo delle fiabe deve esserlo, e così il lupo di questa storia che si occupa di Capretto mentre la mamma capra va dal parrucchiere si trova a dover combattere con il pregiudizio proprio del piccolo, che non crede che il lupo possa essere così buono, perché un lupo buono non si è mai visto. Capretto quindi scappa nel bosco per cercare un vero lupo, ma imparerà che a volte i lupi si nascondono sotto altre vesti. L'ultimo libro fresco fresco di scaffale che vi presento è Pan, Cremorin e il segreto della prof, scritto da Franca Cicirelli, illustrato da Costanza Lettieri ed edito da Jazeera Scritture. Un libro che mi ha lasciato incollata alle pagine fino alla fine, un romanzo per bambini e ragazzi che si ispira al celebre Don Quixote. Molte sono le analogie linguistiche di forma con il celebre romanzo nel 1600, ma in realtà è un'opera unica e che a dispetto del parlare forbito ben si fonde proprio nei nostri tempi. I protagonisti sono due compagni di classe, Giacomino e Maria, o meglio, i cavalieri Cremorin di Tartaro e Pan di Spagna, che frequentano la sezione C della seconda media della scuola del loro paese. I due ragazzi sceglieranno di impegnarsi nella risoluzione del mistero intorno alla professoressa Dorabella Rossini, la loro insegnante di italiano, che, solitamente solare e positiva, improvvisamente viene avvolta da un velo di tristezza. I due prodi cavalieri si armano quindi di tutti gli strumenti in loro possesso per scoprire quale male affligge la loro amata professoressa. E in questa impresa alla fine anche tutta la classe verrà coinvolta, con un finale veramente a sorpresa, dove i ragazzi non solo scopriranno il mistero, ma dimostreranno più saggezza dei loro stessi genitori, riportando quindi finalmente il sorriso sul volto della professoressa e anche su quello di mamma e papà. Come nel romanzo di De Cervantes, il narratore è esterno e tutto sa, o quasi, e interviene nella storia anche con spassosissimi capitoli conversando direttamente con il lettore. Ma non solo, all'inizio c'è la presentazione dei personaggi e tra questi personaggi però troviamo anche WhatsApp. Sì, proprio WhatsApp, fido compagno dei genitori dei ragazzi di questa storia, Ippocrate, il gattino di Maria, e anche il dizionario della lingua italiana che sarà un valido alleato per il loro parlar forbito. Questo libro, oltre ad essere molto divertente, è anche uno strumento per riflettere sul mondo della scuola, dell'insegnamento e sul mondo creativo e unico dei ragazzi. Mondo che l'autrice Franca Cicirelli conosce molto bene, essendo lei stessa insegnante di una scuola secondaria. Il libro è arricchito dalle belle illustrazioni di Costanza Lettieri, una giovane illustratrice e artista a tutto tondo. Bene, questo primo video dedicato alle novità in uscita in libreria nel reparto bambini e ragazzi termina qui. Mi piacerebbe ricevere i vostri commenti sui libri presentati oppure qualche vostro consiglio su come proseguire in questo genere di video. E se questo vi è piaciuto, potete anche lasciare un like. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Un abbraccio, ciao!